Nel bosco dei mille colori, gli animali hanno abitudini, idee e passioni molto diverse fra loro. Per esempio, c'era una volta una scoiattola che amava viaggiare. Tutti gli altri animali si trovavano bene nel bosco dei mille colori. Lei no. Lei voleva scoprire il mondo. Tutte le volte che Scoiattola tornava al bosco dei mille colori, gli altri si radunavano in cerchio e ascoltavano le sue storie. Aveva sempre qualcosa di molto interessante da raccontare, ma l'avventura di quella sera era davvero insolita. Ero arrivata in un posto molto lontano e molto strano, la casa di un pappagallo inventore. «Che posto incredibile!» gli dissi ammirata. «Grazie», rispose lui. «Puoi fermarti qui a riposare se vuoi. Sarai stanca per il tuo lungo viaggio. Ma ricordati, spesso le cose sono diverse da come appaiono». Nonostante quell'avvertimento enigmatico, accettai l'invito. La sera, quando era già buio, mi alzai per prendere un bicchiere d'acqua. Cercai l'interruttore per accendere la luce e lo trovai. Ma dal soffitto si aprì una botola e scesero decine di palline. Ne trovai un altro. Clic! E si aprirono i rubinetti dell'acqua. Arrivai a un terzo interruttore. Doveva proprio essere quello della luce. E invece no, apriva le finestre. Così adesso avevo anche freddo. Stavo per arrendermi quando mi appoggiai per sbaglio su una piccola leva che sporgeva dal pavimento. E, sorpresa, si accese la luce. Il mattino dopo chiesi spiegazioni al pappagallo. Lui mi guardò divertito e disse: «Non voglio abituarmi a dare niente per scontato, così cambio gli interruttori della casa ogni settimana». Intendiamoci, dare per scontate molte cose nel quotidiano è necessario per vivere, ma non voglio che l'abitudine diventi pregiudizio, impedendomi di conoscere il mondo. «E per questo ti complichi la vita così?» gli domandai. E lui mi rispose: «Siamo abituati al fatto che premendo un interruttore si accenda la luce e non pensiamo a tutto quello che serve perché ciò accada. L'elettricità, da dove viene, chi la produce, che viaggio fa, diamo tutto per scontato. E ci illudiamo che siccome l'abbiamo vista sempre funzionare così, allora quella sia la verità. Ma non è detto. Se poi capita un imprevisto, andiamo nel panico. C'è chi arriva persino a negare il cambiamento. Per evitare questo, dobbiamo esercitare di continuo la nostra consapevolezza del mondo che ci circonda». «Che fatica!» commentai io. «Beh», ridacchiò il pappagallo, «non è necessario fare come faccio io. Ognuno deve trovare il proprio modo». «Ma per fare cosa?» gli domandai. «Per ricordarsi che la realtà è complessa e che quel che succede nel mondo dipende dall'intreccio di molte cause diverse». «Che bella storia!» commentarono i cuccioli del bosco dei mille colori e Scoiattola sorrise soddisfatta. «Sì, ma ora andate a dormire», disse loro Papacervo, «se no domani mattina non vi sveglierete al sorgere del sole». «Ma io non mi sveglio perché la mattina voglio dormire, non perché vado a letto tardi la sera», obiettò il cerbiatto. «E perché secondo te vuoi dormire la mattina?» gli domandò pazientemente la mamma. Il cerbiatto non aveva dubbi. «Perché faccio dei sogni troppo belli».